Siamo arrivati all'ultimo video della serie Come imparare l'italiano con successo. Il consiglio di oggi, il numero 5, è prendi l'italiano come un gioco. Ho fatto una live quest'estate in cui parlavo proprio di questo. La domanda di quella live era: qual è il modo migliore per imparare l'italiano se non il gioco? Chi ha detto che solo i bambini possono giocare? Anche noi adulti possiamo giocare e divertirci molto, no? Giocare è il modo migliore per imparare qualcosa ed è anche il modo migliore per imparare una lingua, come l'italiano. Ci sono molti studi e molte teorie a sostegno di questo, perché quando giochi impari senza renderti conto. Non ti accorgi di imparare perché entri in uno stato di flusso. Il tuo cervello non è concentrato sull'apprendimento, è concentrato sul gioco e quindi impari automaticamente. Nello stato di flusso succede quello che è chiamato apprendimento accelerato. Si impara molto più in fretta quando si gioca. Per questo io uso molti giochi durante le mie lezioni. Spiego le attività che uso nelle mie lezioni online a questo video qui sopra. Io amo molto usare le immagini durante le mie lezioni e gli studenti possono creare delle storie o delle semplici frasi partendo da quelle immagini. Uso anche molto i video. Guardiamo dei video, li commentiamo insieme e a volte fermo il video e chiedo allo studente di inventare un finale o di inventare la continuazione di quel video. Altri giochi possono essere la ruota delle parole, il memory, ma una delle attività più efficaci per esercitare la conversazione e portare l'italiano a livelli sempre più alti, ovviamente è il roleplay. Il roleplay è un'attività che io faccio molto con i miei studenti. È come un piccolo spettacolo teatrale. Facciamo finta di essere in una situazione, per esempio alla stazione, in un negozio o in un ospedale, e cominciamo una conversazione. Ogni persona ha un ruolo e cominciamo una conversazione. I giochi e le attività possono essere veramente tanti, questi sono solo alcuni, ma il concetto alla base di questo video è che quando impari giocando, impari di più e più in fretta, perché entri in uno stato di flusso. Il mio consiglio quindi è di cercare di rimanere sempre in uno stato di gioco e utilizzare anche delle attività divertenti per imparare l'italiano. Ce ne sono tantissime online. Ti ricordo che se fai degli errori o sbagli qualcosa quando parli italiano, non devi demoralizzarti, anzi, quella è un'opportunità per imparare. Prendi anche gli errori come un gioco. Quando sbagli qualcosa, sorridi e poi cerca di trovare la soluzione. La prossima volta parlerai in modo più corretto. È così che si impara una lingua o qualsiasi altra cosa. Studiare italiano non deve essere un lavoro, deve essere un divertimento. E siamo arrivati alla fine di questa serie di consigli per imparare l'italiano con successo. Se anche solo uno di questi consigli ti è utile, fammi sapere nei commenti qui sotto. Spero che tutti i consigli ti siano utili, ma fammi sapere qual è quello che ritieni più utile. Se vuoi rivedere tutta la serie di video, puoi cliccare su questo link in cui trovi tutta la playlist dei video di questa serie. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere stato o per essere stata qui durante questa serie. A presto!